Ciao a tutti, sono Davide. Oggi con Gianmarco prepariamo la torta di carote. Attenzione, questo canale non è adatto a chi ha problemi di colesterolo, glicemia o di pressione alta. Buona visione! Bene, ciao a tutti, bentornati. Io dopo un po' di tempo sono finalmente tornato qua con Davide a fare una ricetta a casa sua praticamente, e oggi vi ho portato un dolce che è tipicamente americano, ovvero la carrot cake, la torta di carote. Oggi la prendiamo con una piccola rivisitazione per portarla e farla nostra. Se l'estate ormai è già giunta da un bel po', a parte qualche po' sporadico punto del nord in cui l'estate sembra quasi non arrivare, ma giù in Sicilia, comunque al sud, abbiamo già ben 30-32 gradi, quindi l'estate possiamo dichiararla arrivata. Quindi questo è un dolce abbastanza calorico, perché comunque ci sono le mandorle, nocciole e le carote, però rimane comunque molto fresco perché dopo la cottura rimane molto umida, sempre grazie alle carote, poi dopo al procedimento degli albumi montati a neve che vedremo in seguito. Beh, adesso bando alle ciance, iniziamo con gli ingredienti. Allora, questa ricetta la facciamo in uno stampo a cerniera da 20 cm. Se non abbiamo uno stampo a cerniera possiamo usare uno stampo qualsiasi. Quindi le dosi che tu dichiari adesso, esatto, sono l'ideale per uno stampo da 20 cm. Da 20 cm. Allora, prima che cominci, vi ricordo che lui ha un canale YouTube, Pasticciando si impara. Esatto. Andatelo a seguire perché ci sono diverse ricette e diversi dolci. Vai. Allora, 130 grammi di carote. Allora, io ho già tritato tutti e tre gli ingredienti secchi che vanno dentro, teniamoli un po' grossolani, ecco, perché comunque essendo una torta in cui ci mettiamo degli ingredienti secchi li vogliamo sentire. 130 grammi di carote, 100 grammi di nocciole. Allora, sono pelate e tostate. Nel caso in cui non le troviamo pelate, possiamo tranquillamente tostarle già con la buccia, tranquillamente daranno un pochino più aroma alla torta. 50 grammi di mandorle. Poi dopo 150 grammi farina di mandorle. No, sono mandorle, io le ho tritate, ci sono alcuni pezzi che sono un po' più grossolani e altri un po' più grossi, sembrano un po' farina, però non tostate quelle. Esattamente, no, queste qui non le tostiamo. Le nocciole sì, perché così dà un po' più di aroma. Dopo, se voi dopo la rifarete a casa, sentirete davvero che aroma di nocciole tostate che avrà questa torta. E comunque no, decidiamo di farlo un po', ecco, non è una farina totalmente farina. 150 grammi di zucchero semolato. Qua passiamo già al lievito, 8 grammi, poi ci sono 40 grammi di farina di tipo 00, 50 grammi di tuorlo e 100 grammi di albume. Li ho già divisi perché andremo a mettere prima il tuorlo con lo zucchero, poi dopo andremo a montare l'albume per rendere ancora più soffice questa nostra torta. Come spezia, naturalmente quello che si abbina, la spezia che si abbina di più alla torta di carote americana è la cannella. E in questa torta ne useremo un po', nel senso si sentirà molto la cannella, le carote e le nocciole, e nel caso in cui voi non la vorreste usare va bene lo stesso, però ci mettono l'aglio. Esatto, è il suo gusto, ecco. Quando andate a mangiare un qualsiasi carrot cake in un qualsiasi bakery che ci sono comunque in giro anche qua in Italia, la cannella si deve sentire. E direi che possiamo iniziare. Vabbè, comunque fino adesso sono ingredienti semplici. Sì, sono ingredienti semplici che però uniti danno un buonissimo abbinamento. Ti lascio. Allora, andiamo a usare la nostra planetaria, possiamo tranquillamente utilizzare anche le frustamano, non c'è problema. C'è la comodità adesso. Esattamente, per comodità. Allora, cosa facciamo? Andiamo prima di tutto a montare gli albumi a neve e poi dopo ce li andiamo a mettere da parte. Allora, faccio partire a massima velocità. Sì. E vedrete che in 2-3 minuti comunque si monta. Allora, un consiglio, a parte il fatto, il solito consiglio di avere la planetaria, comunque le fruste ben pulite, teniamo l'albume a temperatura ambiente, perché il processo chimico per far montare l'albume è comunque un qualcosa che richiede energia, comunque quindi richiede calore. Se noi avessimo un albume freddo potremmo evitare comunque che gli albumi si montino abbastanza bene, quindi andiamo a temperatura ambiente, 2-3 minuti, velocità massima e andiamo sul sicuro. Ok, 2 minuti e si è montata sono montati gli albumi, perfetto. Vediamo. Allora, come potete vedere, neve ferma, non si muove. Okay. Adesso non gliela giro in testa, gliela potrei girare in testa. Allora, perché abbiamo fatto prima la montata degli albumi? Beh, perché così non abbiamo bisogno di lavare e fare un passaggio successivo della ciotola. Quindi adesso gli albumi tanto sono montati perfettamente a neve, li andiamo a mettere
delicatamente in un tegame pulito e vedete che saltiamo il processo, perché se avessimo dovuto prima fare lo zucchero e il tuorlo, dopo c'era da lavare. Esatto, quindi non ha senso quando siamo comunque a fare dei dolci o quant'altro, vogliamo farli a parte il più velocemente possibile, comunque sprecando meno tempo possibile e comunque in un laboratorio o quant'altro. Ok, ottimizzando. Esatto, ottimizziamo tutto il lavoro, quanto. insomma. Perché tanto questo albume qua che ci rimane non fa niente, anzi lo incorpora dapprima. Perfetto, allora, quindi l'albume, Vai pure avanti che io esatto, perfetto, grazie Davide. Allora iniziamo con zucchero, ti chiedo le capentole di nuovo. Allora non sono mai contento. Non sono mai contento, quello lì puoi tranquillamente metterlo a lavare. Perfetto, tuorlo. E adesso che andiamo ad aggiungere la cannella. Perché? Perché il tuorlo andrà ad inglobare, una volta che si monterà insieme allo zucchero, quelli che sono le particelle della cannella. Allora, come ho detto prima, la cannella per me ci va, nel senso, in una carrot cake va sentita la cannella, quindi ce la andiamo a mettere. Adesso di nuovo andiamo ad appropinquarci all'utilizzo della planetaria e facciamo partire. Allora, deve diventare uno zabagnone. sì, esatto, per sempre qua 2-3 minuti, o comunque quando vediamo che il tuorlo e lo zucchero si sono ben amalgamati, qua odore di cannella a go-go, e la cannella vabbè tenderà un po' a spostarsi di lato. Appena abbiamo amalgamato andiamo con le capentola a spostare, poi andiamo a unire tutto il resto. Perfetto, allora abbiamo amalgamato per bene, adesso lascio qua. Sì, lascia pure. Inserisci gli ingredienti per comodità. Ok, tiro solamente giù I bordi che c'è, soprattutto la cannella o comunque quello che ci rimane dello zucchero. Tiriamo giù anche tutto quello che c'era di albume montata a neve. Perfetto. E adesso, la cosa più semplice del mondo, andiamo ad unire prima le carote. Ho lasciato le capentola, ma poi tanto mi serve. Allora, prima le carote. Che sono 2 carote circa. Sì, quasi 2 carote e mezzo, nel senso dipende sempre da quanto sono grandi le carote, ma visto che comunque queste qua erano sulla media, sì, 2 carote e mezzo. Pelate, Sì, ovviamente, pelate e mixate. Grazie mille Davide. Poi dopo, qua le nocciole tostate e le mandorle. Andiamo pian piano, si può fare tranquillamente con la frusta elettrica, noi usiamo la planetaria per far prima e quant'altro, però sì, naturalmente a casa lo si può fare con la frusta elettrica. A mano è un po' difficile solo montare il boom. Ah sì, lì ci vuole la frullino ci vuole. Una volta che abbiamo amalgamato il tutto, cosa ne facciamo? Manca soltanto la farina con lievito. Qua non c'è neanche necessità di setacciare del lievito nella farina, perché comunque dopo andremo a inserire gli albumi, quindi non c'ha assolutamente peso questa mossa. Adesso di nuovo sempre a media velocità. Perfetto, possiamo andare a fare l'ultimo inserimento. Allora, in questo caso noi, visto che abbiamo la planetaria, possiamo tranquillamente mettiamo l'albume montato a neve qua dentro. Tanto l'albume è montato, qua è montato, la frusta fa il passaggio il suo lavoro del montare, quindi non andiamo a rovinare o a stressare niente. E se volete essere fiscali facciamo dal basso verso l'alto, ma vedete che comunque viene lo stesso modo, il risultato è lo stesso e non fa assolutamente nulla. Che è una comodità. Sì, è molto più comodo. Io lo utilizzo, in questo caso stiamo facendo una torta piccola, ma vedete me per esempio che sto facendo, non so, 30-40 kg, magari anche questa torta, una torta tenerina o quant'altro, se io dovessi andare con una spatola gigante a fare sta roba qua, dal basso verso l'altro, o muoio prima, esatto, oppure sto lì mezza giornata. Visto che comunque il meccanismo è sempre lo stesso, ovvero della montatura, non cambia assolutamente nulla. Stessa cosa con le fruste, non è che non cambia niente, l'unica cosa con le fruste stiamo leggermente attenti, perché magari quando iniziamo, se prendiamo male e iniziamo dai bordi, magari potrebbe un pochino impazzire l'albume, ma vedete che l'effetto comunque di umidità e di montaggio lo fa lo stesso. Ecco qua. Adesso pian piano che si va a montare tutti gli ingredienti, cosa fa? L'albume viene assorbito e va a dare quel lato umido in più
che mancava alla torta fino adesso. Detto un po' alla grezza diventa un pastone. Esatto. Ho capito. Esatto, diventa un pastone. L'albume a cosa serve? Serve principalmente a donare umidità, ovvero quel lato liquido che non ci hanno dato prima, che ci hanno tolto piuttosto prima le carote, le mandorle e le nocciole, e aiuta anche e soprattutto alla lievitazione della torta. Quindi una volta che è cotta durerà di più con la montata neve, ma soprattutto rimarrà più umida, cioè più fresca. Perfetto, come qua, come prima. Velocissimo, ci ha messo un secondo. Esattamente, basta soltanto che gli albumi vengano incorporati con il resto di tutti quanti gli ingredienti e abbiamo già finito. Quindi la nostra carrot cake alla fine è già pronta. Allora, la parte più difficile è tirarlo fuori, cioè. Che aiuto io. Grazie mille. Ok. Vai pure. Ok. Ok. Perfetto. Allora, l'unico consiglio che magari che vi do, perché comunque è un errore che magari uno dice, boh, ho fatto tutto, ho montato, è finito. Qua adesso mi sono un attimo bloccato. L'unico consiglio è che, allora, la cosa principale è che se noi non facciamo un passaggio adesso, ovvero di andare comunque a muovere gli ingredienti all'interno della ciotola della nostra planetaria, cosa succede? Succede che se noi andiamo a girare, a versare questo impasto direttamente nel nostro stampo, ci sarà il secco, le carote, le mandorle, le nocciole che resteranno in mezzo o comunque in fondo e non andranno a distribuirsi in maniera omogenea, cioè galleggiando in tutto quanto lo stampo. Quindi noi andiamo un po' a girarlo, vedete che comunque le carote sono leggere, vanno in su, le nocciole vanno in su, gli facciamo questo piccolo movimento che sembra davvero una fessata, però aiuta a omogenizzare il tutto e fa sì che le carote e tutto il resto non siano solo in un punto. Quindi andiamo con lo staccante spray, sapete che io amo lo staccante spray. Questo è quello per i cruscotti. Esatto. No, beh, se non avete, perché immagino che non tutti ce l'hanno, però chi fa i dolci in casa magari lo si usa, trova, questo qua. Usate la solita imburrata esatto. oppure mettete la carta forno. Sì, carta forno imburrata oppure un po' l'olio. Comunque, come mi stava dicendo prima, non attacca questa torta qua. No, esattamente, questa torta qua, se usate comunque uno stampo in alluminio qualsiasi, anche di qualsiasi marca, tranquillamente non fa niente, perché comunque tende un po' a ritirarsi, lievita il giusto e poi dopo si ritira. Quindi andiamo a fare il passaggio e via. Beh, il fatto che ci siano le carote adesso magari non si vede subito. No, si vede. Noi lo vediamo, adesso lo vediamo anche dalla camera. Vedete che le carote qua ci sono. E poi vabbè, qua il profumo di nocciole tostate e cannella. Si sente, fa un buon profumo questo pastone. È davvero buono, una torta semplice, è davvero che si mangia, è tipica americana, che la si faceva nei tempi in cui c'era la magra, ecco, non è che si è inventato, non è che i dolci si inventano così per caso. Quando non si aveva la possibilità di utilizzare quelli che erano gli ingredienti fondamentali come la farina, lo zucchero o quant'altro, ci si metteva quello che l'ingegno poteva azzeccarci, ovvero le carote, le mandorle e le nocciole. Una volta, per esempio, anche come la torta piemontese, una volta lo zucchero era caro, la farina era cara, invece le mandorle si trovavano dappertutto, come il castagnaccio, una volta le castagne si trovano dappertutto nei nostri Appennini. Quindi questi dolci qua vengono da un caso, un fortuito, che comunque l'esigenza o il bisogno dell'uomo alla fine ci ha portato questi fantastici dolci. Senti, forno 180 gradi per 50 minuti. Deve cuocersi per bene. Se abbiamo un forno ventilato andiamo 20 gradi sotto, perché il ventilato cuoce molto di più, quindi andiamo sui 160 gradi, stessa unità di tempo. Forno statico 180 gradi 50 minuti. Ci vediamo a fine cottura. Ed ecco qua. Naturalmente l'abbiamo fatta raffreddare prima di sì, assolutamente, prima di metterci lo zucchero vero, perché sennò l'umidità della torta col calore avrebbe sciolto lo zucchero. Allora, la torta finita è qua, abbiamo deciso di spolverarla con lo zucchero a velo, cioè non è che abbiamo deciso noi. Allora, il fattore è questo: nella tradizione americana naturalmente non ci va neanche lo zucchero, la mangiavano così tranquillamente. La più famosa torta di carota americana che potete trovare adesso nei vari bakery c'ha la crema di burro, ovvero loro la tagliano a metà, ci mettono dentro la crema al burro e sopra ce ne mettono un altro strato, ma è molto pesante così, nel senso, in Italia i gusti sono un pochino più leggeri. Io l'ho assaggiata, per me è molto stomachevole, nel senso la loro crema al burro è molto burrosa. La mia opzione è, per quello che vi ho detto all'inizio, che sarebbe stata una piccola variazione,
opzione è quella di metterci una spolverata di zucchero a velo. Al massimo potremmo andare a montare una panna montata vegetale con pochissimo zucchero, in modo tale che non sia così tanto dolce, e per dare il contrasto a quello che è l'interno, ovvero carote, cannella. Quindi non metterla mandorle. dentro, ma usarla per, cioè ci puccio la fetta di torta Esatto, un po' come quando andiamo a mangiare la torta Barozzi, o comunque andiamo a mangiare un'altra torta che è un po' forte, un po' strong, e ci andiamo a abbinare quello che può essere un po' di mascarpone o un'altra crema che vada ad abbinamento nel gusto. Intanto che tu parli io Esatto, tagli perché così bando alle ciance. Esatto, poi mi dici se è buona, perché comunque morbida e morbidissima. esatto, cioè l'umidità comunque gli dà l'albume, è montata a neve, ma soprattutto anche le carote, è davvero qualcosa di eccezionale. Allora, guarda qua, Tocca a te. grazie. Bello. Guardate qua, adesso non so, sporco tutto. Guardate qua, va. le mandorle, le carote si vedono. Dopo qua. Poi com'è ben alveolata, perché comunque l'albume dà questa alveolatura alla torta infine. Quindi dolce semplice, ma con dei passaggi che comunque richiedono un pochino d'attenzione. Oh, bella strong, Te l'ho detto. Cioè, si sente, si mastica, cioè Quello è buono. ti riempie la bocca proprio. E infine, dopo tutto quanto, la cannella. Che si sente. È quello il buono, cioè. Io sinceramente non sto sentendo comunque. Adesso aspetta, ne mangio un altro po'. La cannella è l'unica cosa che non sento, le mandorle, sento le nocciole. No, io invece l'ho sentita lo scrocchio proprio. Adesso magari. Un altro morsino. No, è buono, può essere buono, è buono. Molto. Sì. Bello Gianmarco. Allora, quando l'ho fatta la prima volta, 3 o 4 anni fa, perché comunque mi avvicinavo un po' al mondo delle bakery, delle torte americane, l'ho fatta una volta giusto per sfizio, l'ho fatta assaggiare a mia madre e da allora è diventata la sua torta preferita. Tant'è che ogni volta che compie gli anni vuole per forza una torta di carote, una carrot cake. Senza zucchero a velo, a lei gli va bene così. Troppo buona. Perché comunque è un buon abbinamento, le carote qua si sentono il giusto, danno quel gusto in bocca, non è neanche troppo pesante e gli abbinamenti sono giusti, a cannella si sente. Va bene. Mi sono dilungata anche troppo. Prima di andare via devo scrivermi gli ingredienti. Sì, che assolutamente. devo mettere sotto al video, mi raccomando. Sotto dove c'è il primo commento, aprite, c'è una tendina, ci sono tutte le mie informazioni, ci sarà il link al suo canale, ci saranno le dosi precise per ricreare una torta di queste dimensioni e poi ci sono tante altre informazioni, Sì, ci sono tutti assolutamente. i link ai miei altri social e soprattutto al canale molto importante per me, il canale Discord. Hobby. Ah, ok. No, il canale Hobby. Discord sì, ok, anche Discord, ma ci sono tutti i link lì, però mi importa molto, molto importante, vorrei far crescere il canale Lego perché vedo che stanno continuando a mandarmi campioni Vabbè, oh. e vorrei insomma andare un pochino avanti perché a me piace proprio il montaggio. Oh, ma di Lego ne ha, cioè nel senso non è che stai va scherzando, bene. qua dove registriamo ce Va ne bene, sono. allora Gianmarco io ti ringrazio, grazie Grazie a della te. visita e ti invito un'altra volta se quando Sì, molto hai volentieri. voglia di venire a fare Voglia, qualche tempo. cosa. Sono qua Sì, grazie. e ci vediamo nel prossimo video. Mettete un mi piace, iscrivetevi al canale, anche al suo. Ciao a tutti. Ciao.